Non è un déjà vu perché mi trovo ancora una volta accanto alla protagonista del nostro ultimo test drive, cioè la Hyundai Kona in allestimento N-Line. Come di consueto, se non avete visto il test drive lo trovate qui in alto nelle schede, ma appunto, come abbiamo già fatto altre volte, è il caso di capire effettivamente quanto consuma in ogni condizione di guida e di vita quotidiana questa Hyundai Kona. Partiamo però da qualche premessa. In primis il nostro utilizzo, eravamo quasi sempre in 2 persone, temperature esterne erano piuttosto irrilevanti, ma comunque intorno agli 0 gradi, quindi aria condizionata all'interno accesa, al minimo ma pur sempre accesa. Cos'altro? Il baule era mediamente pieno per uno spostamento quotidiano, quindi non troppe valigie, non troppa attrezzatura, ma comunque non era mai totalmente vuoto. Che gomme monta questa Kona? Nello specifico abbiamo delle Bridgestone Blizzard invernali 235/45 R18 e un motore, il fulcro appunto di questa vettura, 1000 TGDI, quindi un 3 cilindri turbo benzina da 120 cavalli e 172 Nm di coppia, abbinato alla trasmissione manuale a 6 rapporti. 3 le modalità di guida: Sport, Normal ed Eco. Ovviamente neanche a dirsi sì, l'abbiamo portata spesso in sport per divertirci perché ha comunque un assetto rigido, un cambio manuale divertente, ma per questi consumi, e noi vi consigliamo di farlo, abbiamo selezionato quasi sempre, anzi il 90% del tempo, la modalità di guida Eco, che permette insieme al veleggio, quindi al costing, di abbattere i consumi, ma anche di raggiungere il livello massimo di frenata rigenerativa, perché questa Kona qui, dettaglio che non vi ho detto ma che comunque avrete capito, è una mild hybrid, quindi un'auto con ibrido leggero che non permette di andare mai in modalità 100% elettrica, ma appunto va per inerzia in veleggio in alcune situazioni, quindi stacchiamo mettiamo in folle e procediamo semplicemente in veleggio per inerzia, ma un sistema di frenata rigenerativa, quindi l'impianto elettrico a 48 volt permette di dare un boost di potenza al motore, ma anche di recuperare energia da immagazzinare nel modestissimo pacco batterie che si trova sotto il pianale del baule, per andare un po' appunto ad aiutare il motore in tutte quelle situazioni in cui un puro termico ha magari degli scompensi di potenza e di erogazione soprattutto, o comunque per andare a ridurre un minimo quelli che sono i regolari consumi ed emissioni di un equivalente auto solamente a benzina. Ma quanto consuma secondo la casa madre in termini di benzina e quanto emette in termini di CO2 questa Hyundai Kona? Secondo il ciclo VLTP, quindi i test a livello europeo condotti da casa madre, l'auto consuma 5,5 litri per percorrere 100 km, litri ovviamente di benzina, mentre le emissioni sono di 124 grammi di CO2 per chilometro, non eccessivamente alte, ma che comunque non vi permetteranno di entrare in diversi centri urbani dove l'accesso e la circolazione sono limitati alle sole auto, penso plug-in hybrid o full electric. Questa qui per esempio in area C a Milano, dove il limite è di 100 grammi di CO2 per chilometro, appunto non potrà entrarci perché ne emette 124 grammi. Ma effettivamente che consumi abbiamo registrato da quelli che sono stati i nostri test? L'abbiamo guidata molto in città, in extraurbano, in strade provinciali, regionali, ma anche sulla statale e in autostrada, e quindi vi comunichiamo in questo video quelli che sono i suoi consumi effettivi. Partiamo dalla città, in cui l'auto ha percorso circa 10 km al litro. In una città come Milano è molto complicato fare di meglio, ve lo assicuriamo, infatti eravamo sempre tra prima, seconda, qualche volta terza. Tutto sommato però, a proposito delle marce, questo cambio è stato tarato con dei rapporti decisamente corti, come vi ho detto anche nel test drive, tutto quanto votato al massimo risparmio, al minimo consumo e all'efficienza più alta possibile. Quindi in città, nei punti un po' più scorrevoli, molte volte riuscivamo a stare non solo in quarta ma anche addirittura in quinta. In sesta, pensate un po', ve l'ho già detto nel test drive, quindi vi ricordo ancora una volta, lo trovate anche in descrizione e nel primo commento se vi andasse a rivederlo. L'auto ci consigliava già a 60 km/h di mettere la sesta, ma appunto più di 10 km al litro con i ritmi del traffico cittadino, prima, seconda, al massimo terza, non siamo proprio riusciti a farli. Spostandoci in extraurbano a una velocità media di 90 km/h, noi per comodità, per essere il più costanti possibili, abbiamo usato il cruise control, che non è adattivo su questa vettura. Eravamo a 2000 giri al minuto, chiaramente in sesta marcia, con dei consumi registrati di 20 km litro. Chiaramente serve un minimo di tolleranza perché questi sono consumi dichiarati al momento dal computer di bordo, che sono sempre molto precisi e attendibili, ma comunque diciamo un 10% di tolleranza in eccesso o in difetto calcolateli sempre. Salendo a 110 km/h il motore girava a 2500 giri con un consumo medio di 15,5 km al litro.
Infine, velocità codice, limite di velocità in autostrada di 130 km/h, sempre a sesta marcia, eravamo a 3000 giri con una percorrenza di 14 km per litro di benzina. Questa quindi era la nostra prova, come al solito, in tutte le condizioni. Speriamo che vi sia stata utile per scegliere effettivamente, anzi per capire se questa Kona è l'auto che fa per voi, per le vostre abitudini. Noi l'abbiamo reputata un'auto molto valida, come già detto nella nostra prova intensiva, e ora vi chiediamo di lasciarci un commento con i vostri pensieri a riguardo nell'apposita sezione. Se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, perché per voi è gratuito ma per noi è molto importante, e come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. Iscrivetevi al canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche e inoltre continuate a seguirci su tutte le piattaforme social che vi possono venire in mente. Abbiamo anche un sito web, social e sito web vanno con lo stesso nome, wedrive.tv.